Hai mai provato quella sensazione sgradevole di essere osservato? Anche quando sai di essere completamente solo? E se quella presenza invece fosse reale e decidesse di non lasciarti più in pace? Oggi parleremo di Phantom Stalker Woman, Incubo Metropolitano, un manga che trasforma una semplice paranoia in un vero e proprio incubo. Phantom Stalker Woman è un volume unico firmato da Minetaro Mochizuki, lo stesso autore di Dragonhead, un nome che già da solo dovrebbe farvi drizzare le antenne se siete dei fan dell'horror. L'opera, un seinen horror, ci catapulta in una Tokyo degli anni 90, in un'ambientazione metropolitana che diventa via via più opprimente man mano che procediamo con la storia. Il protagonista è Hiroshi Mori, uno studente universitario come tanti, con degli amici, un lavoretto e il sogno di una storia d'amore. Un ragazzo normalissimo, insomma, anche se a volte viene da dirgli «Ma che diavolo stai facendo?» o da tirargli una testata in fronte. Che cacchio vai ad aprire alla gente? Ma fatti gli affari tuoi. Tutto comincia una notte, quando sente bussare insistentemente alla porta del vicino. Curioso o ingenuo o idiota, dipende dai punti di vista, decide di affacciarsi e di parlare con una donna. Da quel momento però la sua vita diventerà un inferno. Lei dice di chiamarsi Sachiko, magra, pallida, dai lunghi capelli neri, un impermeabile sgualcito addosso ed uno sguardo che ti fa gelare il sangue. Porta sempre con sé delle buste, dei sacchetti, una borsa. Insomma, è la classica persona che se la vedete cambiate marciapiede. Eppure, da quell'incontro, Hiroshi non riuscirà più a liberarsene. I personaggi secondari sono piatti, ma in questo caso non è un difetto. Infatti si tratta di una storia breve, che punta molto di più sull'atmosfera che sulla coralità. Gli spunti che ci vengono dati bastano a rendere solida la trama e a farci concentrare sul vero cuore del racconto, il senso crescente di inquietudine. Dal punto di vista grafico, i disegni di Mochizuki sono puliti e dettagliati. Gli sfondi, soprattutto all'inizio, appaiono essenziali, ma in certi momenti esplodono in dettagli e in panoramiche che amplificano la tensione. Faccio vedere un esempio per farvi capire. Vasti neri, come inquietante la figura che svetta. Il ritmo della narrazione è costante, in un crescendo di ansia e paranoia. La brevità del volume gioca a suo favore. Non c'è tempo per abituarsi o rilassarsi, ma si rimane sospesi in quella sensazione di disagio fino all'ultima pagina. Per quanto riguarda il finale, meglio non dire troppo. Diciamo che rimane nell'aria quella domanda: ma è davvero finita? Insomma, Phantom Stalker Woman è una piccola gemma dell'horror giapponese, forse non molto conosciuta, ma capace di lasciare il segno. Parliamoci chiaro, non si tratta di un capolavoro assoluto, ma comunque è un'ottima storia breve, disturbante ed inquietante al punto giusto. Lo consiglio sia agli appassionati del genere, ma anche a chi vuole scoprire qualcosa di nuovo. Un horror urbano d'altri tempi che si legge tutto d'un fiato. E ora tocca a voi. Lo conoscevate già? L'avete già letto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E soprattutto, dopo che l'avete letto, avete cominciato a guardarvi alle spalle un po' più spesso? Guarda che è difficile dire Hiroshi non riuscirà più. Già. Madonna che fenomeno.